Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo finalmente di bushcraft e sarà un mega videone perché per non fare tanti piccoli pezzettini parleremo dell'attrezzatura base da utilizzare, come ottimizzare alcune cose e cosa mangiare per un bushcraft tra virgolette leggero, che deve lasciare spazio e tempo alla vostra camminata, all'osservazione della natura, a rilassarsi, al guardare il panorama e meno a dover preparare troppe cose, aver dietro molto peso. Questa è la giusta, secondo me, filosofia del bushcraft. Dopo, se ci serve qualcosa, ce lo costruiremo, come vedremo nei video, come in alcuni video avete già visto, man mano che queste cose ci serviranno, e se non ci serviranno ne faremo a meno, come la posata multiuso, la famosa pinzetta, come costruirsi un appoggio, come un picchetto o come queste cose qua. Ma adesso partiamo proprio dal basico. A questo basico poi voi potrete aggiungere quello che volete. Io esco così e quindi questa è la mia quarantennale, ahimè, esperienza di uscite in natura e con la base. Devo dire che ormai ultimamente esco sempre più leggero, anche forse dovuto un pochino all'età e quindi a meno voglia di portarsi dietro tanti orpelli, tante cose che poi alla fine si sono dimostrate inutili o poco utilizzate, e quindi vado con quello che mi serve per stare un giorno o 2 giorni in natura. Bene, allora, detto questo preambolo, vediamo alla mano, un pezzo alla volta, quello che potrebbe servirci per le nostre uscite. Allora, iniziamo a distinguere tra oggetti essenziali, oggetti utili e oggetti superflui. Seconda cosa, dobbiamo prima di caricarci capire se staremo via un giorno, 2 giorni o più giorni. Se faremo un'escursione singola, se ci recheremo in un campo, in un posto predefinito dove già c'è qualcosa di attrezzato o dove noi prevederemo di fare un campo attrezzato, quindi con una sessione di più giorni. Questa è la prima cosa da fare. Diciamo che il primo elemento da fare per il buon bushcrafter è la progettazione. Quindi partire con la testa per prima cosa, e non nel senso partire e andare fuori di testa, ma con la testa immaginarsi i campi di azione in cui si andrà e quindi attrezzarsi per quel tipo di esperienza. Voi sapete che però in Italia ci sono grosse limitazioni. Io vedo sempre di più nei gruppi gente vestita e preparata alla Rambo che va in giro a disboscare foreste. E sarebbe vietato anche nei boschi privati, perché siamo in Italia. Poi se andate in terre straniere, per carità, tutto può essere concesso. Quindi fate sempre mente locale di dove andate e soprattutto informatevi o presso la forestale o presso gli enti locali quello che si può fare in quel determinato territorio. Ci sono poi delle soluzioni dove non avrete bisogno né di accendere il fuoco, o se accendete il fuoco accenderlo in un piccolo fornello o un piccolo barattolo autocostruito, che veramente costa niente e si può fare in pochi minuti, e vedremo anche quello nei prossimi video. Quindi informatevi prima bene di dove andate e cosa potete fare. Comunque so che parte del divertimento è quella di sentirci un po' dei piccoli Rambo, comunque dei piccoli eroi della sopravvivenza, ma in realtà la realtà è sempre ben diversa. Essere pronti all'inconveniente che può sempre succedere. Quindi ci saranno delle cose essenziali
che io considero essenziali, perché l'esperienza di tanti anni mi ha portato a doverne trarre beneficio, mentre altre che sono meno essenziali, per carità possono essere utili se facciamo campo, come il coltellone da 14 o più centimetri, o l'accetta, o il segaccio, che però in linea di massima nelle uscite che vanno per la maggiore ci sono poco utili e per niente utili, quindi peso in più da portarsi dietro. E in caso di sopravvivenza un buon coltello farà sicuramente la differenza, quindi non c'è bisogno di sobbarcarsi di peso eccessivo anche nel dubbio che potesse succedere la peggiore delle cose. La prima cosa è non fare i Rambo, ma usare sempre la testa e la calma, quindi qualsiasi cosa succeda cercare di raggiungere la maggior calma possibile, prendere punti di riferimento, capire la situazione in cui ci si è cacciati e possibilmente chiedere aiuto. La telefonia oggi prende quasi dappertutto, quindi questo è già un grande aiuto. In caso diverso, attrezzarsi e non avendo possibilità di movimento, attrezzarsi in maniera di passare il maggior tempo possibile cercando di rimanere vivi. Questa è un'altra cosa da pensare e da progettare, quindi calma, sangue freddo, punti di riferimento, cercare aiuto, dove e come se è possibile, ovviamente. E con questo ci siamo già fatti un bel pippotto iniziale. Iniziamo a vedere un po' di carne sul fuoco. Allora, se voi uscite ovviamente più di un giorno, vi servirà sicuramente lo zaino. Ovviamente zaini in commercio ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i pesi. Io non cerco mai, cerco sempre anzi di non superare i 25 o i 30 kg di zaino, di attrezzatura. Per la maggior parte esco con questo zaino della Cybertron, che ne ho altri più blasonati, tra cui la Max Expedition e scusatemi un attimo, e la P Quadro, per cui non è quello il problema. Questo è per dirvi che è diventato il mio preferito perché intanto l'ho pagato pochissimo, è resistentissimo, ne ho anche una versione nera, aspettate che ve lo faccio vedere bene, ne ho anche una versione nera, ma se l'è presa mio figlio per l'università. Vedete che è espandibile anche in dimensioni in larghezza. Abbiamo la possibilità di attaccare alcuni accessori molle. Negli spallacci abbiamo un sufficiente ammortizzamento, abbiamo la possibilità di legarlo in vita, insomma uno zaino che si può utilizzare. La cosa che mi piace di più negli zaini è la possibilità di avere multitask in maniera da suddividere le cose in modo preciso. Questo aiuta nel momento del bisogno, cioè istintivamente sappiamo già dove mettere le mani. Quindi in tutti gli zaini che utilizzo, quando cambio, per esempio, dico mi serve uno zaino un po' più grande o mi serve uno zaino un po' più piccolo, oppure il famoso, quello che una volta si chiamava tascapane, lo spallaccio, il monospalla, ecco che metto le cose sempre negli identici posti, perché nel momento del bisogno noi andiamo distinto e quindi sappiamo dove mettere le mani. Quindi lo zaino, se fate un'uscita di più giorni oppure fate anche un'uscita di un giorno e volete essere più comodi o portarvi dietro più cose, se non utilizzate lo zaino potete usare un monospalla come questo, oppure anche come questo. Ci sono poi adesso sempre della Max Expedition, per dire, dei monospalla reverse, cioè che voi potete portare su una spalla come sull'altra, e questo è comodo perché il monospalla tende poi a appesantire una parte della schiena, una parte della spalla, come quello che uso tutt'oggi anche nel quotidiano, che è questo. Eccolo qua. Vediamo se c'è scritto, vedete Max Expedition, eccolo qua. Monospalla che voi potete mettere sia
da una parte sia dall'altra, sia incrociarlo su una spalla sia incrociarlo sull'altra, perché a differenza dei monospalla tradizionali che vedete hanno l'attacco in maniera da poter essere messi su una spalla sola, questo avendo l'attacco a tascapane, ed ecco che andando avanti torniamo indietro nelle tecnologie, ci permette di poter utilizzarlo in maniera reverso, sia da una parte che dall'altra. Una volta che abbiamo stabilito il nostro zaino o il nostro tascapane o il nostro monospalla che ci porterà la maggioranza delle attrezzature, vediamo quali sono gli oggetti essenziali da portarsi dietro. Ovviamente la cosa principale da portarsi dietro è una borraccia. Ce ne sono di vari appezzamenti, di vari tipi, solitamente io ne porto dietro due, una leggera da tenere al fianco e una un po' più pesante, da un litro e mezzo, da tenere nello zaino o nello spallaccio. L'acqua è una cosa fondamentale, quindi se dove vi recherete non ci sarà la possibilità di approvvigionarvi d'acqua, portate più acqua che potete, ovviamente non troppa da non appesantirvi, ma sappiate che minimo vi ci vorrà 1,5 litri, 2 litri per un'uscita giornaliera non troppo pesante. Quindi questo è un bene essenziale. L'altro bene essenziale è il vostro coltello che sarà l'attrezzo più utile di cui avrete bisogno e quindi scegliete con cura un coltello che possa fungervi per tutti i bisogni che avete, quindi dal piccolo intaglio al taglio un po' più grosso. Coltelli troppo pesanti e troppo grossi, oltre che a dare nell'occhio e quindi in Italia sicuramente essere meno apprezzati, sono del peso inutile da portarsi indietro, soprattutto per esempio per un'uscita giornaliera. Quindi valutate bene questa cosa, eventualmente portatevi un piccolo coltello o un multiuso di backup. Un altro oggetto essenziale, ovviamente, se mangerete fuori è la gavetta o il pentolame. Quindi o una gavetta tipo militare o una gavetta tipo civile come questa, con varie pentoline con i suoi manici per poterla tenere sul fuoco. Però questo è un prodotto che potete portare e non portare, non è essenziale. Una cosa essenziale è la bussola. Se non volete portarvi dietro una bussola professionale come questa, che magari è eccessiva, abbiate sempre dietro, anche per l'uscita giornaliera o anche della mezza giornata, una piccola bussola. Non sapete mai quando ne avrete bisogno e quando ne avrete bisogno ringrazierete Dio di averla con voi. Non tanto perché se anche voi non sapete trarre il punto di azimuth, fare triangolazioni eccetera, vi darà comunque una direzione univoca verso un obiettivo che vi siete preposti, altrimenti l'uomo tende a circolare intorno, quindi tende a camminare a circolo tondo o a ellisse. Un'altra cosa spesso sottovalutata che non ci portiamo mai è un fischietto d'emergenza. Ovviamente questo è della Tops, ma di solito sono color rosso, qui ha la scritta fluorescente ovviamente, e questo serve perché noi in caso di pericolo, intanto questo ha un suono basso, profondo, che viene udito anche dai cani di soccorso in lontananza. Noi facciamo troppo affidamento sull'urlare sulla nostra voce, che però a causa dell'umidità, a causa dello stress eccetera potrebbe non uscire, mentre il fiato dai polmoni esce sempre e comunque. Quindi un fischietto d'emergenza è una cosa da portarsi dietro sempre. Altra cosa da portarsi dietro sempre è un metodo di accensione del fuoco. Allora, che voi vi portate dietro l'acciarino o ferrocerio, chiamatelo come volete, in qualsiasi forma voi lo vogliate portare dietro, portatevi dietro, ascoltate come si dice l'esperienza, 2 accendini tipo BIC, funzioneranno sempre e sono ovviamente più comodi e pratici, soprattutto in caso di emergenza, del ferrocerio. Il ferrocerio
utilizzatelo per addestrarvi, per imparare a utilizzarlo, ma portatevi dietro 2 di questi. Uno tenetelo in tasca assieme al coltello di backup e l'altro tenetelo nello zaino, perché nel caso perdeste lo zaino lo avrete con voi. Ecco, queste sono le cose principali da portarsi dietro, ma adesso procediamo. Un'altra cosa che non è essenzialissima da portarvi dietro ma che potrebbe servirvi è un piccolo monocolo, perché in caso vi perdiate potrà darvi la possibilità da un punto rialzato di trovare alcuni punti di riferimento. Costano poco, sono leggeri, occupano pochissimo spazio. Ovviamente non deve mancarvi una pietra portatile, in questo caso la conoscete tutti, questa è una DC4 della Falkniven, e per affilare il vostro coltello sul campo o dove ne avete bisogno. Passiamo ora alle attrezzature non indispensabili ma di cui potremmo averne bisogno. Potremmo aver bisogno ovviamente di un'accetta se facciamo del campo. Se facciamo campo o prevediamo dei lavori pesanti, portatevi dietro una piccola accetta da 500 grammi, è sufficiente, anzi ce ne sono anche di più piccole volendo. Ma se non volete portarvi dietro il peso come l'accetta, portatevi comunque dietro, anche per le uscite brevi, un segaccio chiudibile come questi, molto utile, e questi sono quelli che vi daranno sicuramente maggiore autonomia di un coltellone da 14 cm. Quindi un coltello con lama da 10 cm è un segaccio e voi conquisterete il mondo. So che quello che dico non è molto popolare, ma questo è quello che io prevedo per il bushcraft. Portatevi dietro del paracord, ovviamente, ma anche questo è un accessorio che vi può essere utile, ma in più, e se vi fermate la notte un materassino, in questo caso è gonfiabile, della Ferrino, e il vostro sacco a pelo. Bene, dopo che metà di voi se ne saranno andati dal video perché non gli ho fatto vedere coltelloni o attrezzature particolari, ma questa è la base, dopo uno può aggiungere kit, cose, ovviamente un kit d'emergenza, di cui però ne parleremo a parte perché serve veramente una cosa a parte. Ci sono poi dei kit già preposti, per esempio come questi con la sega a filo, gli ami, gli aghi dentro eccetera, o come questo che addirittura ha anche una fionda che potete aggiungere alla vostra attrezzatura base. Ovviamente non aggiungetegli le stelle ninja che non saranno di nessuna utilità. Allora, andiamo avanti. Adesso ovviamente voi dite, e cosa mangiamo? Bravissimi. Allora ovviamente ognuno si porta quello che vuole, cioè ci sono poi cibi specifici, razioni militari, però senza spendere soldi andando in giro per negozi di articoli sportivi o di altre cose a comprare, ci sono alcuni cibi facili. Oltre a questi cibi facili c'è la possibilità di non accendere nessun fuoco e di utilizzare solo l'acqua da bere, creandovi un mix di frutta secca, cioccolata e cereali. Allora, potete comprarvi dei sacchetti a zip come questo, che hanno la zip chiudibile, per crearvi delle porzioni monouso. Magari vi create 3 porzioni per una giornata di uscita o 6 porzioni per 2 giornate, nella quale inserirete a piacere, a secondo poi delle vostre allergie o dei vostri gusti, noci, mandorle, anacardi. Fate porzioni grosso modo, adesso ognuno di questi sacchetti, che non costa molto, sono 200 grammi, quando fate porzioni con 50 grammi e all'interno ci mettete per esempio 2 di queste o una mezza stecchetta di cioccolata, di scacchetti di cioccolata, al quale aggiungerete dei cereali. Vanno molto bene i cereali come questi, che sono ricoperti da glassa o da zucchero, perché ovviamente vi daranno un'energia istantanea. Quindi se voi fate
ipotesi 50 grammi in questo caso di noci, 50 grammi di anacardi, 50 grammi di cereali e mezza cioccolatina in ogni sacchettino, avrete energia sufficiente, non dico per scavalcare l'Everest, ma comunque per passare una buona giornata e senza appesantire lo stomaco e quindi non risentire della stanchezza o dell'abbiocco dovuti alla digestione. Un altro prodotto che potrete usare senza andare nei negozi super accessoriati sono le tradizionali minestre Knorr, che hanno un buon apporto calorico. Adesso qua ce n'è un gusto, ma ce ne sono, sapete, di tanti gusti, ed è sufficiente pochissima acqua, mezzo litro d'acqua, e qua avete 2 porzioni di minestra. Ovviamente serve l'acqua e serve riscaldare, quindi vi serve portare maggior peso e accendere un fuoco, mentre con la frutta secca, cioccolata e cereali voi non avete bisogno di portarvi niente. Potete comprare anche le barrette energetiche, allora è anche più semplice, ma ovviamente in questa maniera vi sazierete di più e soprattutto vi creerete il gusto che più vi piace, avete delle porzioni ben divise. Potete altrimenti prendervi anche il solito risotto. Adesso io vi faccio vedere alcune marche, ma sono sempre cose che costano sull'euro, l'euro 50, per cui sono sempre 2 porzioni, per cui vedete che senza spendere 10 euro, 15 euro per la razione particolare nel negozio sportivo, voi avete il vostro pasto assicurato. Non volete portarvi troppa acqua o non volete star lì a preparare cose, volete solo scaldare, ecco che ci vengono in aiuto le zuppe già pronte. Ovviamente ci porteremo un po' di peso in più sulle spalle, ma qua è sufficiente versare e riscaldare. All'occorrenza, in caso di emergenza, si possono mangiare anche fredde. Queste sono alcune delle cose che potete fare per muovervi in leggerezza, senza troppo peso, e fare un buon bushcraft, una buona passeggiata all'aria aperta, nei boschi, in montagna, in campagna, senza dovervi portare dietro la casa. Ripeto, come ho detto all'inizio, se avete piacere di portarvi dietro strumentazioni particolari, cose particolari, siete liberi di farlo. Io do queste indicazioni che sono quelle che con esperienza hanno ottenuto maggior risultato e miglior benefici. Non dimenticatevi le cose essenziali, quindi la bussola, il fischietto d'emergenza, i 2 accendini e il coltello. Tutto il resto giocatevelo come volete. Spero di essere stato chiaro, eventualmente qua in descrizione domande, se volete aggiungere anche voi qualcosa che vi portate in maniera diversa, eccetera, però questa è l'attrezzatura che utilizzo sempre, che ovviamente aggiungerò dei pezzi se starò via di più o se farò campo, toglierò dei pezzi se non farò campo e starò via di meno. E quindi cerco sempre di andare via il più leggero possibile, perché bushcraft è inteso come costruirsi quello di cui abbiamo bisogno in natura, dove è possibile. Mi raccomando che in Italia si prendono delle multe da far paura, e anche un po' ha ragione, perché c'è gente che accende fuochi ovunque, che taglia alberi là qualunque, quindi mi raccomando, informatevi sempre sul territorio dove vi muoverete. Vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere il like, solo il 20% di voi che guardate questi video è iscritto, Lazzaroni, iscrivetevi che è gratis, però aiuta il canale a avere maggiori risultati e non venire penalizzato da YouTube. Mi raccomando, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!